questo punto cerchiamo di capire come funziona un API minimale, quindi una minimal API, all'interno di Visual Studio. Allora, apriamo ovviamente Visual Studio 2022, è il prerequisito ovviamente per l'utilizzo di queste tipologie di applicazione e di questo micro framework fondamentalmente a livello proprio operativo. Allora, la cosa più importante è proprio questa, creiamo un nuovo progetto. Gli diamo per esempio prima di dargli il nome ovviamente dobbiamo selezionare la tipologia di progetto, quello che dovremmo andare a selezionare è proprio API Web. Guardate, quello che ci viene suggerito come primo step è proprio l'API Web ASP.NET Core. Allora, che cosa significa? Analizzando quella che è la descrizione, abbiamo un modello di progetto per la creazione di un API web RESTful, ok, tramite controller ASP.NET Core o API minime. API minime è praticamente la traduzione nella maniera letterale di minimal API, ok, ed è esattamente quello che ci serve. C'è un supporto facoltativo per OpenAPI e l'autenticazione. OpenAPI è quello che ci servirà praticamente per l'utilizzo di Swagger per la simulazione delle chiamate direttamente dal nostro browser. Vado su avanti, allora do il nome, quindi 00 per esempio test, quindi minimal API introduzione, vado a salvarlo su una cartella del desktop chiamato minimal API course YouTube, ok, vado in avanti e guardate che cosa devo utilizzare o comunque sia quali sono gli step a cui devo dare importanza. Allora, il primo step sicuramente sarà l'utilizzo, comunque sia lo sviluppo di questa tipologia di applicazione con un framework di partenza che sarà sicuramente dal 6 in poi. In questo caso sto utilizzando l'8 poiché è uno di quelli più diffusi. Allora, vado ad utilizzare il configura per HTTPS semplicemente perché per la generazione di un certificato self-signed, ovvero stiamo creando autonomamente un certificato che serve per solo scopo di test, ma comunque sia che cerca di simulare quello che poi sarà l'intervento della nostra applicazione direttamente sul web. In un certo senso il certificato self-signed vi ricordo che è qualcosa che noi possiamo utilizzare che ha sola validità in localhost e quindi soltanto sul nostro computer. Non avrà ovviamente una valenza all'esterno della nostra rete. La cosa un po' più importante è proprio quella di lasciare selezionato l'abilità e il supporto OpenAPI, così almeno integrerà, tra virgolette, Swagger per utilizzare o comunque sia per metterci a disposizione un simulatore di richieste HTTP all'interno del nostro browser. Perché? Perché vi ricordo che nell'architettura client-server, finché si tratta ovviamente del client del nostro browser, quindi ad esempio Google Chrome, noi possiamo effettuare tutte le chiamate GET che vogliamo, ma se vogliamo ad esempio andare ad utilizzare o a simulare quelle che sono le poste, le delete, le put o altre tipologie di operazioni, non possiamo farlo in maniera diretta dal browser, se non con l'innesto dell'HTML, ma non è il nostro caso. Quindi con OpenAPI noi abbiamo direttamente un simulatore nel nostro browser, esattamente come se fosse Postman o Insomnia, però dopo vediamo un po' come funziona più nel dettaglio. Una cosa estremamente importante è proprio questa. L'utilizzo del controller deve essere disabilitato, poiché proprio per quello che dicevo nel blocco di slide precedenti, quindi nella lezione precedente, l'approccio minimal API si svincola totalmente da quello che è da quella che è l'architettura MVC, ok? E quindi l'utilizzo del controller ovviamente andrebbe soltanto a complicare quella che è la struttura che noi stiamo cercando di portare avanti. Vado su Crea, attendo qualche secondo per la creazione del progetto e vediamo un po' come si comporta. Vi ricordo che Visual Studio 2022 alla creazione di un nuovo progetto di tipologia web si porta dietro una sorta di piccolo esempio, non vi crea, tra virgolette, una struttura, uno scheletro totalmente vuoto, ma importa all'interno di questa tipologia di struttura ovviamente tra virgolette, dei piccoli endpoint di test che potrebbero esserci utili. E dove li troviamo? Guardate, se vado su program.cs, ok, la cosa un po' più importante che mi balza all'occhio è proprio questa, ovvero il builder ovviamente è la parte di middleware di configurazione, ok, è sempre il solito rispetto proprio a tutte quante le RESTful API che abbiamo generato fino ad ora e che abbiamo visto anche nelle altre playlist. La cosa un po' più importante è proprio questa, ovvero
possiamo vedere che subito dopo use HTTPS redirection lui crea fondamentalmente del codice di esempio. Guardate, sono praticamente degli endpoint già predisposti del weather forecast. Quindi che cosa faccio? Pulisco quello che c'è tra use HTTPS redirection e apprun e poi elimino anche questo internal record weather forecast. Ok? Che cosa succede? Che in pratica le uniche cose che rimangono all'interno del mio program.js saranno sicuramente il builder, quindi il middleware di configurazione, e poi ovviamente quella che è la build, quindi la configurazione effettiva del run della mia applicazione. Quindi che cosa vado a creare qui dentro? Dove andrò ad inserire i miei endpoint della minimal API? Qui nel punto selezionato. Crea una region, che in pratica è un blocco di codice, tra virgolette, qualcosa che non viene eseguito, ma serve semplicemente per raggruppare ciò di cui ho bisogno. Qui dentro metterò gli endpoint della minimal API. Guardate, per ogni region vado a fare un end region. Ok? Questo che cosa mi permette di fare? Di evitare di utilizzare semplicemente il commento, ma raggruppare logicamente tutto ciò che mi interessa direttamente qui. Allora, per creare il mio primo endpoint, che cosa vado a fare? Allora, creo un endpoint semplicissimo. Guardate, app.mapGet. Allora, forse già avete capito qual è il nostro obiettivo. Perché mapGet? Perché questo è il metodo con cui viene identificato e viene invocato questo endpoint. Attenzione, il delegato, ok, di questo endpoint. Perché? Perché tecnicamente questo è un processo totalmente a parte in esecuzione all'interno della nostra RESTful API. Che cosa significa? Che in pratica se io volessi invocarlo sotto forma di post mi basterebbe mettere un map post, ok? Però giusto per fare le prime operazioncine lavoriamo con il get, che è molto più semplice. Quindi map get, gli devo dire come primo step quello che è l'endpoint di riferimento. Ad esempio voglio che sia mappato sulla root, ovvero mettendo la base dell'URL che sarà localhost 2 punti, quindi il numero di porta, che ne so, 7200, qualcosa del genere. Se digito praticamente la base dell'URL esattamente in questo modo, devo attivare qualcosa. Bene, devo attivare esattamente questa funzionalità, ovvero una arrow function che ovviamente mi restituirà questo frammento di codice, ovvero mi attiverà questo sottoprogramma, quindi questo metodo. Allora, ovviamente metto il punto e virgola per evitare l'errore e questo andrà in return, per esempio, di ciao, sono Giovanni Pace e questo è il mio primo endpoint minimal API. Ok? Vado in punto e virgola. Che cosa significa? Che in pratica quello che noi vediamo in ritorno di questa arrow function è in pratica la response che noi eseguiamo, comunque sia che noi riceviamo quando effettuiamo questa operazione, quando effettuiamo l'invocazione di chi? Di questo endpoint qui. Ok? E quindi fondamentalmente cosa succede? Se voglio avviare la mia applicazione e voglio vedere se tutto quanto funziona in questo modo, clicco su play e tra poco si aprirà automaticamente il mio browser con il primo endpoint disponibile. Perché si aprirà il browser? Ma perché abbiamo impostato la compatibilità con OpenAPI. Ok? E quindi partirà il nostro simulatore Swagger direttamente collegato e quindi che mapperà tutti i nostri endpoint. Ma vediamo più nel dettaglio. Attendiamo qualche secondo. Il tempo di attesa è direttamente collegato alla presenza dell'antivirus che sta verificando che il nuovo eseguibile che ha appena generato non abbia presente qualche infezione. Attendiamo qualche secondo, dovrebbe aprirsi il nostro browser con Swagger. Eccolo qui, si sta muovendo qualcosa ed eccolo là, vedete? Questo è Swagger. Praticamente se vogliamo testare il nostro endpoint, vedete sotto forma di get su questo indirizzo, guardate, clicco qui sopra, clicco su try it out, vado in execute e se ci fate caso lui che cosa ha fatto? Una CURL sul localhost 7035 che in pratica è l'indirizzo di esecuzione del nostro web server e quello che è la response body sarà proprio ciao sono Giovanni Pace e questo è il mio primo endpoint minimal API. Ok? Proprio per questo motivo, questo è il nostro simulatore, ovvero Swagger. Se noi prendessimo questo indirizzo, ok, e lo andassimo a copiare su, per esempio, Postman,
ok? Vi faccio vedere che la REST API funziona esattamente come ci immaginiamo, comunque sia come l'abbiamo utilizzate praticamente sempre. Vado su una get ed incollo questo indirizzo, vedete questa qui è l'endpoint selezionato, vado in send, vedete, e questa è la risposta esattamente compatibile con quello che è il nostro endpoint. Ok? Per stoppare l'applicazione o chiudo il browser, guardate, ritorno su Swagger e chiudo sulla X. Ok, vi ricordo che questo link, questa dipendenza tra browser e l'avvio dell'applicazione è definita all'interno di Properties su Launch Settings, dove praticamente il Launch Browser è settato a True. Se io la metto come False, praticamente non si apre automaticamente il browser, ma la RESTful API rimane attiva praticamente in background. E questa è una cosa estremamente importante per noi. Ma non ci interessa questa configurazione che l'abbiamo già vista nelle RESTful API normali. Andiamo ovviamente sul nostro program.cs e creiamo un altro endpoint, per esempio faccio un app.mapGet, ok, dove praticamente creo un altro endpoint. Se utilizzassi lo stesso endpoint utilizzato in un altro contesto, fondamentalmente commetterei un errore perché ci sarebbe l'ambiguità, lui non saprebbe quale delle due arrow attivare. Per esempio qui ci metto un secondo, ok, e qua vado a definire ancora più nella maniera specifica un arrow function che mi fa in output, praticamente mi semplifica questa tipologia di operazione qui con un solo ritorno di stringa, con un ciao, sono Giovanni Pace e questo è il mio secondo endpoint minimal API. Guardate quanto è più semplice, praticamente non utilizzo nemmeno le parentesi graffe perché questo è il ritorno della mia arrow function, estremamente comodo, estremamente semplice a livello proprio operativo. Se volete lo metto tutto quanto in una riga, ok? Per eseguire l'operazione che cosa devo fare? Devo restartare la mia applicazione, quindi deve essere ricompilata. Vi ricordo che non posso utilizzare praticamente l'avvio rapido, quindi il quick reload. Perché? Perché gli endpoint devono essere comunque sempre ricaricati e riconfigurati all'interno del router, ovvero quel modulo della nostra applicazione che va a mappare tutti quanti gli endpoint. Quindi guardate cosa ho a disposizione sul browser di Swagger, scusatemi, su Swagger caricato nel nostro browser. Ho il primo endpoint e il secondo. Se vado in try it out, vado in execute, praticamente mi ritrovo esattamente questo ciao, sono Giovanni Pace e questo è il mio secondo endpoint minimal API. Ok? E quindi fondamentalmente per fare la prova anche su Postman mi basterà inserire qui sopra secondo, vado in send e qui ho la risposta. Quindi avete capito come è molto 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 semplice creare un endpoint tramite Minimal API. Vi faccio notare una cosa estremamente importante: se conoscete per esempio Node.js, questa tipologia di approccio è molto molto utilizzata ad esempio nel framework Express, ok? È praticamente identica come tipologia operativa. L'unica cosa che dovremmo andare a visualizzare è come si personalizzano le request e le response, ma tra poco vediamo come. Vi faccio notare come questo region ci permetterà di racchiudere questo frammento di codice in questo blocco riassuntivo di questo tipo. Se ci clicco 2 volte sopra, ovviamente lo vado ad espandere per una maggiore leggibilità del mio codice sorgente.